Nécessaire per la notte, maglietta, paio di mutande, due belle infradito. Serve qualcos'altro a un mototurista per viaggiare in moto? Io direi proprio di no, soprattutto se viaggi con una Aprilia Tuono. Beh, stiamo scherzando, ma non più di tanto. Ho voluto iniziare così questo video sfruttando la curiosa asimmetria delle borse studiate per la nuova Tuono V4 dal Dipartimento Accessori Aprilia, con quella di destra, come potete vedere, poco più grande di un beauty case. Una Tuono con le borse da guidare con un casco modulare? Beh sì, perché forse per la prima volta nella sua storia la Aprilia Tuono imbocca una strada un po' diversa, differenziando in modo più marcato la Factory dalla versione base, tra virgolette, che almeno nelle intenzioni di Aprilia strizza l'occhio al segmento Sport Touring. Posizione di guida più rilassata, migliore protezione dall'aria, maggiore attenzione al passeggero. Beh, sono sufficienti questi interventi per trasformare la miglior Street Fighter sul mercato in una Sport Touring vera e propria? Beh, la discussione è sicuramente accesa, vi avevo promesso che sarei tornato molto presto sull'argomento ed eccomi qua, pronto a sviscerare ogni segreto della Tuono V4. Per capirla, niente di meglio che una delle nostre prove speciali, 1000 km, in cui cercherò di capire tutto di lei e soprattutto di fare più curve possibili. Azzeriamo il conto chilometri e partiamo per il nostro 1000 km con. Già, attorno alla Tuono V4 si è scatenata una grande discussione. Questa moto ha fatto parlare di sé forse ancor più che la sorella Factory, moto più scontata se vogliamo. Invece la V4 segna per la prima volta un cambiamento importante e la voglia di accontentare chi, soprattutto motociclisti del nord Europa, modificava già la Tuono cercando una connotazione maggiormente turistica. E se il motore da 175 cavalli e 121 Nm non cambia rispetto alla Factory, così come non cambia tutto il bouquet di controlli elettronici compresi i 6 riding mode, prima di partire è utile capire dove invece Aprilia è andata a intervenire per dare alla Tuono V4 un carattere differente da quello della Factory. La posizione di guida, prima di tutto, qui è più rilassata, i supporti del manubrio sono più alti, il cupolino promette maggiore protezione, mentre al passeggero è stata riservata maggiore attenzione con una sella degna di tale nome, efficaci maniglie a cui appigliarsi e pedane leggermente più basse. Ma i tecnici Aprilia sono intervenuti anche a livello di rapportatura, allungata con l'adozione di una corona con due denti in meno. La V4 rinuncia poi al gommone posteriore da 200/55, adottando un più normale 190/55. Niente supercorsa per lei, ma i più stradali Pirelli Diablo Rosso 3. Insomma, avrete capito che Aprilia ha voluto andare a cercare maggior comfort sulla sua Tuono V4, comfort che in effetti a livello di posizione di guida c'è, il busto è più eretto, i polsi sono meno caricati. In questi primi 250 km, qui sto salendo al passo Maniva e mi sto riposando con un po' di fresco in questa miniera, ho potuto apprezzare questa posizione di guida soprattutto nella vita di tutti i giorni e in quelle situazioni in cui non si va alla ricerca della guida aggressiva a tutti i costi, cosa a cui la Tuono ti spinge peraltro. A livello di posizione di guida quindi io direi che ci siamo, anche se ho notato che guidando con i pantaloni normali come i jeans tecnici che indosso oggi, il serbatoio in effetti è un pochino spigoloso nella zona di passaggio delle gambe, una cosa che guidando in pista con la Tuono V4 Factory e la tuta di pelle non era emersa. La sella resta un po' altina, da terra 837 mm, è ben conformata, è ben con un bello schiumato abbastanza confortevole e anche un po' larga nella zona di passaggio nelle gambe, si tocca bene a terra ma solo con le punte. Alla fine quello che emerge da questi primi chilometri è che la Tuono si è vestita da turista ma resta sempre lei, una Tuono V4 a tutti gli effetti. Sì, anche nella guida, anche perché se ha cambiato la posizione in sella, quello che la Tuono non ha perso è l'attitudine innata a scendere in piega e a divorare una curva dopo l'altra. Si sta più eretti, vero, ma il carico sull'avantreno non è venuto meno, anche se è meno importante rispetto a quello della Factory, così come non è venuta meno la sua capacità di parlare al pilota. Insomma, con la V4 si va forte come con una Factory, restando però più comodi in sella.
Ho apprezzato anche l'assetto scelto dai tecnici Aprilia, che vi riporto per comodità in questa tabella. Qui non ci sono sospensioni elettroniche e per qualcuno questa è una mancanza. Tuttavia le sospensioni sono di qualità e scorrono in un modo che mi piace, anche se l'assetto resta tendenzialmente sportivo, con trasferimenti di carico limitati e ben controllati. Insomma, non avrà le semiattive, ma funziona tutto bene. Effettivamente, su una moto che vuole viaggiare anche in coppia, magari con il carico, poter regolare tutto con un semplice bottone sarebbe molto comodo. La Tuono invece in questo resta pura, meccanica, si fa tutto con il cacciavite e raggiungere la regolazione dell'idraulica in estensione sul monoammortizzatore non è così agevole. Se la strada che vorrà prendere Aprilia sarà quella di una moto ancora più sport touring, in quest'area quindi ci sarà da lavorare un po'. Sono passati ormai 500 km di questa prova, percorrenza sufficiente per farmi riaffermare, ve l'ho già detto un po' di tempo fa, che la V4 vuole mettere sì un piedino nel segmento delle sport touring, ma alla fine mantiene intatta l'anima della Tuono V4, e questo si nota soprattutto usandola in città o a ritmi blandi, perché se la portate poi dove può galoppare allora vi divertite tantissimo. Ai bassi regimi il V4 non è un mostro di fluidità, pur reggendo in effetti anche una guida in sesta sotto i 3000 giri senza particolari problemi, quindi la calibrazione e l'elasticità non sono male. L'allungamento del rapporto torque finale certamente aiuta un po' ad abbassare i consumi, che fino ad ora si sono attestati più o meno sui 15 km con un litro. A 130 orari il V4 viaggia a 6.000 giri, ma la conseguenza è che con i rapporti così lunghi, con la Tuono V4, chiede che sia utilizzata molto più spesso la prima marcia rispetto a tutte le altre moto, prima che viene chiamata in causa sui tornanti, ma a volte anche per esempio per affrontare una semplice rotonda, se non è una rotonda così larga. Inoltre il quick shifter, che è fantastico davvero quando si guida velocemente oltre 5.000 giri, una schioppettata, non è così gradevole da utilizzare ai bassi regimi perché i tagli sono un po' lunghi, quindi in certe situazioni quando guido un po' rilassato preferisco usare la frizione, che però devo dire non è super morbida. 6 mappature disponibili, 3 dedicate alla pista, 3 alla strada, Tour, Sport e User configurabile. Io devo dire che tra le due, Sport e Tour, io preferisco più la Sport che la Tour, che alla fine sì, è vero, più smorzata nella prima risposta del gas, ma anche secondo me è un filino meno regolare nell'erogare la potenza. La Sport è più diretta, vero, ma mi sembra un po' più vera. La risposta al gas è comunque priva di on-off e quindi la calibrazione è ottimale, e alla fine l'erogazione è sì più vivace ma anche più pulita, più crispy come direbbero gli inglesi. Altra cosa segnata sul mio blocchetto degli appunti dopo questa chilometri, in questi giorni fa molto caldo, è la trasmissione del calore nella zona dove passano le gambe e soprattutto nella zona della caviglia sinistra dove passano i collettori di scarico. Ecco qui, volendo approcciare la moto un po' come una turistica, magari una schermatura che copra un po' dal calore dei collettori aiuterebbe. Va detto anche che il calore in realtà viene smaltito in modo abbastanza efficace una volta presa un po' di velocità, però in città e quando si viaggia a ritmi blandi, magari in coda dietro le macchine, un pochino il caldo si soffre. Il misto veloce, il guidato, le curve. Portate la Tuono V4 su un percorso come questo e troverete il paradiso. Il motore resta formidabile sia per temperamento sia per sound. La schiena di questo motore è davvero eccezionale, superati i 5.000 giri il cambio diventa perfetto. Il V4 gira come un violino e scompare qualsiasi ruvidità. È chiaro che la V4 ami galoppare e quando cominci a guidare sul serio, farsi travolgere dal carattere del 1100 di Noale è un attimo. L'eccellenza ciclistica unita a un'elettronica di controllo di altissimo livello e un motore davvero dirompente per qualità di erogazione rendono questa moto un'arma assoluta da misto veloce. Più si scorre, più con lei si gode. Rapida nei cambi di direzione, sempre piantata per terra con una gran frenata e una connessione gas-ruota quasi perfetta, soprattutto quando il motore è sopra i 6.000 giri. Questa è la Tuono V4 che fa innamorare, quella che mostra un'efficacia non comune e che conferma come il DNA originario della Tuono sia assolutamente rimasto intatto. Bene, sappiate che questi percorsi li raggiungerete oggi con più comfort rispetto a una factory. L'argomento protezione dall'aria è una medaglia con due facce sulla V4. È indubbio che il plexiglass maggiorato tolga molta pressione dal busto, ma è anche vero che la piccola piega che mostra nella parte alta proietta il flusso d'aria proprio all'altezza del casco. Così, se da una parte la potenziale velocità autostradale rispetto a una factory si alza di parecchio, si viaggia comodi e rialzati almeno fino ai 170 all'ora, va tenuto conto che con certi modelli di casco si possono manifestare un po' di turbolenze. 3/4 di prova più o meno con la Tuono V4, devo dire che alla fine riconfermo che il DNA di questa moto non è cambiato, DNA che racconta di una sportività intrinseca nel progetto, spiccata, che i rapporti lunghi non riescono a smorzare più di tanto, ma che forse chi cerca una moto come questa non vuole nemmeno che scompaia, quindi va bene così. Certo è che la V4 messa così è una moto meno stancante se si vuole affrontare
un'intera giornata di guida sui passi alpini o su strade a curve come ho fatto io oggi rispetto alla Factory. E alla fine, dopo averla provata anche con il passeggero, devo dire che secondo me il secondo non sarà comodo come su una GT, ma davvero non è messo molto male, e soprattutto se pensiamo da dove partiamo, quindi da una Tuono Factory. Oltretutto mi fa piacere constatare che la guida anche con il passeggero non risente molto della presenza del secondo. La moto resta comunque molto efficace e piacevole da guidare, e certo è che se ci fosse stata almeno una regolazione remota del precarico, come avviene su alcune sport touring con sospensioni meccaniche, intervenire sul precarico appunto sarebbe stato un attimo. In questo caso invece con la guiera è un po' tutto più come dire, complicato. Ecco, è proprio su questi dettagli che io magari inviterei Aprilia a lavorare se vuole completare la trasformazione della Tuono verso una moto più sport touring, sempre che ovviamente siano questi i piani di Noale, o magari invece va bene così. Ma devo dire che non farlo sarebbe un peccato secondo me, perché la Tuono V4 ha tutte le carte in regola alla fine per dire la sua in un segmento che alla fine di numeri ne fa non pochi. Insomma, l'anima prepotente di una moto che da una parte è capace di girare fortissimo in pista e dall'altra ora è anche capace di viaggiare su strada a ritmi molto veloci non è venuta meno. La Tuono anche in questa versione più stradale era e resta una sportiva coi fiocchi. Gli interventi fatti a Noale non ne hanno modificato il temperamento, che resta quello di una fighter solo con il vestito buono e la capacità di farvi guidare per più ore stancandovi meno, perché i polsi sono meno caricati e la sella effettivamente merita la promozione, non risultando mai stancante nemmeno dopo una giornata passata a guidare. Ecco, forse più che con le borse fissate a un telaio come me l'ha consegnata Aprilia, peraltro borse comunque insufficienti per un viaggio in coppia e con una chiusura cerniera non così sicura, io vedo la Tuono con una bella sacca sulla sella. Oltretutto è utile segnalare come il nuovo serbatoio studiato per offrire un'ergonomia migliore nella guida in pista con la RSV4 sia in effetti anche utile per montare comodamente una borsa da serbatoio, vista la superficie superiore piatta. Insomma, se si vuole caricare un po' di bagaglio, la soluzione c'è. Visto l'approccio turistico, tra virgolette, io sfrutterei un po' anche lo spazio a lato del cupolino per metterci una bella presa USB, che su queste moto non fa mai male. Fine della prova, 1000 km percorsi con la Tuono V4, moto con cui, ve lo dico subito, mi sono molto divertito a guidare, non poteva essere altrimenti. Alla fine è una Tuono, anche se fa un caldo pazzesco. Alla fine che moto è questa Tuono V4? Beh, devo dire che la strada intrapresa da Aprilia è sicuramente interessante, anche se ho la sensazione che sia solo l'inizio di un percorso che potrebbe avere come dire, ulteriori sviluppi, almeno io lo spero. Trovo assolutamente centrata l'idea di vestire la Tuono V4 da sport touring, differenziandola in modo più marcato dalla Factory. In fondo prima la base, che è una parola che non mi piace tanto, era solo una versione un po' più povera della Factory, oggi invece inizia ad essere una moto con una sua personalità ben precisa, e a questo punto devo dire diventa fondamentale l'approccio che si ha con questa moto, perché se la si pensa come una Tuono un pochino più stradale, se ne accettano anche determinate caratteristiche, come per esempio la rapportatura lunga, la voglia più di galoppare che di trottare al piccolo passo, diciamo. Se invece ci si aspetta di guidare una moto turistica nel più senso stretto del termine, ecco, in questo caso devo dire che magari un po' di strada dalla Tuono deve essere ancora fatta per arrivare lì, in quel segmento, perché quando si pensa a una moto turistica su certi particolari come la trasmissione del calore, la protezione dall'aria, la dotazione o l'autonomia, o magari un freno posteriore che sia più incisivo, si diventa un pochino più intransigenti. Certo è che quando inizi a guidare su un bel misto di montagna con questa moto tutto passa davvero in secondo piano, guida, motore, elettronica, freni, niente di tutto questo è in discussione, siamo a livelli di assoluta eccellenza. Chiudo con i consumi che a fine prova si attestano sui 14,2 km con un litro, autonomia di circa 180 km prima che si accenda la spia della riserva, e a questo punto va bene, diamo via ai commenti, so già che avrete molto da dire, vi aspetto qua sotto.